Benvenuto su Black and White, io sono Giorgia e lavoro lastre e fili di metallo da molti anni. Qui su questo canale condivido con te tutorial e consigli su questo argomento. In questo video andremo a vedere come realizzare questi orecchini in rame e pietre, in questo caso delle ametiste. Diciamo che questi orecchini hanno una difficoltà media, quello che dicevo anche nel video delle tessiture, che ti lascio qua nelle schede e sotto nell'info box, è importante anche riuscire a lavorare in tessitura dando la forma al gioiello. Quindi volevo anche mostrarti una lavorazione dove la tessitura si va a comporre mentre che si va a fare il pezzo, in questo caso questi orecchini. Spero che questa tecnica ti sia utile, fammelo sapere tramite un mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e soprattutto seguimi su Instagram così che ci conosceremo meglio. Ora ti lascio al tutorial. Che cosa ci occorre per realizzare questi orecchini? Il filo da 1,2 mm, da 0,9 e da 0,4, tutti e tre sono di rame nudo. Ti lascio tutto nella descrizione, quindi anche con i link per acquistarli. Per quanto riguarda le pietre utilizzerò 2 ametiste a goccia e 2 piccole ametiste da 4 mm per le monachelle. Per quanto riguarda le monachelle ti lascio nella descrizione il video dove spiego come realizzare esattamente queste con la pietra. Poi ci servono le tronchesi, pinze piane e pinze tonde. Inizio prendendo 30 cm di filo da 1,2 mm e nella metà del filo con le pinze tonde vado a creare una solina. Ora prendo il filo da 0,9 mm, sempre 30 cm, e al centro vado a piegarlo con le pinze piane in questo modo. Lo vado proprio a stringere. Ok, così da creare questa V. Ora legherò questi due pezzi insieme tramite la tessitura. Prendo il filo da 0,4 e faccio 12 avvolgimenti sul filo più spesso. Lo faccio scorrere. E adesso posiziono il filo più sottile, quello da 0,9, in questo modo e vado a fare 3 avvolgimenti. Ora faccio 5 avvolgimenti sul filo di base, questo più spesso. Mi aiuto sempre con le pinze per fare una tessitura stretta. E poi 3 avvolgimenti su entrambi i fili. E proseguo così. Proseguo in questo modo per un totale di 7 volte, quindi questi 3 avvolgimenti li andrò a ripetere altre 5 volte. Questa prima estremità la posso tagliare
e chiudere. E questo filo lo taglio a 30 cm. Dopodiché farò la stessa identica cosa dalla parte opposta. Ok, ho fatto entrambe le parti. Adesso quello che andrò a fare è questo. Prendo il filo più sottile del 0,9 e lo vado a piegare verso l'interno, così da creare un triangolo. Qui faccio 3 avvolgimenti. Poi vado a piegarlo di nuovo come ho fatto per l'altro filo. Ok. Faccio altri 2 giri su questo più spesso, quindi sono a 5. E poi ne faccio 3 sull'angoletto, così che prendo tutti e 2 i fili. Sostanzialmente sto ripetendo lo stesso identico schema, ma con i 2 fili che fanno una curva. Adesso continuo gli avvolgimenti solo sul filo più sottile, quindi questo da 0,9. Ok, ho fatto 10 avvolgimenti. Adesso devo ripetere la stessa identica cosa dall'altra parte, quindi sposto un po' questa lavorazione più avanti e vado a piegare il filo, questo prima più sottile e poi l'altro. Ok, quindi ricapitolando, una volta che ho piegato i fili per andare a creare il mio triangolo, ho ripetuto di nuovo una figura, quindi 5 avvolgimenti e 3 con tutti e 2 i fili, poi ho continuato sul filo più sottile facendo 10 avvolgimenti singoli. Adesso vado a piegare questo filo così, questo più sottile, verso l'alto. E poi sempre dallo stesso lato vado a prendere questo che è quello più spesso e questo lo faccio passare sopra. Stessa cosa dall'altra parte, quindi prendo prima quello più sottile, lo piego verso l'alto e poi quello più spesso e lo faccio passare oltre a quello da 0,9. Ora voglio aggiungere la pietra qua al centro tramite questo filo sottile, però è ancora troppo in basso, quindi continuo con qualche avvolgimento sempre sullo stesso filo. Adesso è un po' più scomodo perché c'è quello davanti. Probabilmente non si vede bene come sto lavorando, ma sono semplicemente degli avvolgimenti che proseguono su questo filo più sottile. Voglio arrivare sì a questa altezza, faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ok, adesso che 2 fili sono alla stessa altezza vado a inserire la mia pietra, quindi
Visto che il filo è sottile andrò a sfruttare entrambi i fili, quindi l'ho inserito su questo e poi l'altro lo utilizzerò per passare di nuovo nella pietra. Ok, in questo modo, avendo passato entrambi i fili, ho di nuovo un filo a destra e uno a sinistra. Faccio 3 avvolgimenti sempre sul filo sottile, così da bloccarlo. E adesso che ho fissato i 2 fili posso tagliarli. Adesso vado a sistemare questi restanti di fili e a bloccare anche questa pietra, perché altrimenti si muove troppo così e il filo che la tiene è un po' sottile, quindi voglio rendere tutto l'orecchino un po' più solido. Ora voglio andare a lavorare solo i fili più spessi. Prendo come punto di riferimento il secondo avvolgimento della mia lavorazione, quindi questo punto qui. Vado a fare l'avvolgimento esattamente lì in quel punto. Ora vado sul retro, faccio passare questo filo accanto alla pietra, stringo bene con le mani. E poi lo piego qui, tra la pietra e questi 2 fili che ho piegato prima. Lo piego sempre tutto con le mani, faccio. Poi per fissarlo meglio vado con le pinze piane. Ok. Ora vado a fare la stessa identica cosa dall'altra parte, quindi prendo come punto di riferimento sempre il secondo avvolgimento. In questi movimenti devo cercare di lasciare sempre il filo molto morbido, quindi di non dargli delle pieghe nette, altrimenti viene un casino. Adesso taglio questi fili a 2 cm di altezza, questi più spessi, e con le pinze tonde vado a fare un piccolo ricciolino per terminare questo filo. Ok, rimane da sistemare questi più sottili, ma semplicemente andrò a fare un paio di avvolgimenti qui. Poi questi qua sono veramente semplici da lavorare rispetto a quello al filo da 1,2. Taglio e chiudo sempre sul retro. Stessa cosa
dall'altra parte. Ed ecco il mio elemento finito. Ora vado ad aggiungere la monachella. Io questa l'ho già realizzata, ti lascio il video tutorial qua nelle schede e sotto nell'info box se vuoi vedere come realizzare una monachella con la pietra. Un consiglio che voglio darti quando fai gli orecchini su questa tecnica, con questa tecnica, è quella di farli sempre insieme. Per esempio partire da quella V che abbiamo fatto all'inizio e poi subito ripeterla per l'altro orecchino, poi chiudere il triangolo e poi ripeterlo per l'altro orecchino e così via. Facendoli passo passo insieme verranno sicuramente uguali. Io in questo caso l'ho fatto insieme a te, quindi non sono andata a farli insieme, però appunto mi sento di darti questo consiglio perché ti assicuro, soprattutto le prime volte, è di grande aiuto. Detto questo, li vado a ossidare, ti lascio il video nelle schede sotto nell'info box per vedere, se vuoi vedere come li ossido. Come sempre spero che questo video tutorial ti sia stato utile, fammelo sapere lasciando un mi piace o un commento e noi ci vediamo il prossimo venerdì sempre alle 14 su questo canale con un nuovo video tutorial. Ciao!